Il suono che ha costruito l'impero romano non è lo sferragliare delle spade, è il brontolio sordo e ritmico di migliaia di mole di pietra che frantumano chicchi di grano all'alba, ogni singolo giorno, in ogni angolo del mondo conosciuto. Quello che state per scoprire in questo video sovvertirà completamente l'immagine che i film vi hanno venduto per decenni, perché quella macchina da guerra perfetta che ha sottomesso 3 continenti non era alimentata dalle proteine animali. Era alimentata da una dieta che oggi definiremmo quasi vegetariana, basata su un rigore biochimico che rasenta l'ossessione. E la carne, quella carne che Hollywood mostra ovunque, era per un legionario di Cesare il simbolo della sconfitta, non del trionfo. Restate fino alla fine, perché l'ultimo segreto di questa dieta è anche il più sorprendente. Una pratica nutrizionale, che potremmo chiamare il sangue della terra, che proteggeva le legioni da una malattia capace di sterminare le flotte di tutto il mondo per i successivi secoli. Un'abitudine così semplice da sembrare banale e così efficace da risultare quasi incredibile. Cominciamo. L'alba sul Reno è un morso di gelo che penetra nelle ossa. Quinto, un legionario di 30 anni proveniente dalle campagne del Sannio non si sveglia con l'adrenalina del combattimento. Si sveglia con il peso della fame e con una macina di pietra tra le mani. Il suo contubernium, l'unità di 8 uomini che condividono la stessa tenda, è già in movimento. Non c'è una cucina da campo, non c'è un servizio mensa. Ogni gruppo di 8 soldati è una cellula autonoma che deve trasformare la materia prima in energia. Il fulcro della loro vita non è lo stendardo della legione, è la mola manualis, una pesante macina portatile che devono trasportare a turno e azionare ogni mattina, prima ancora di indossare l'armatura. Vegezio, nel suo epitoma Rei Militaris, è categorico su questo punto. La mancanza di grano è più letale del ferro nemico, e i numeri danno ragione a Vegezio. Il grano, o frumentum, rappresenta circa il 70% dell'apporto calorico giornaliero di un soldato. Ogni uomo riceve circa 850 grammi di frumento al giorno. Non è pane soffice. È un cereale grezzo, integrale, carico di fibre e minerali, che deve essere macinato a mano ogni mattina prima di diventare cibo. Da quella farina nasce la pulse, una polenta densa arricchita con ciò che la terra offre: legumi, erbe spontanee, un pizzico di lardo. È un pasto lento da digerire, che rilascia energia in modo costante, evitando i picchi glicemici che renderebbero un soldato inutile dopo poche ore di marcia. Gli storici moderni, analizzando i resti organici nel sito di Vindolanda lungo il Vallo di Adriano, hanno trovato una verità che sfida ogni pregiudizio. I legionari erano, per necessità e scelta tattica, dei consumatori massicci di carboidrati complessi. Il glutine era il carburante dell'impero, ed è qui che il primo grande paradosso emerge, quello che i film si rifiutano sistematicamente di mostrare. Nelle cronache di Giulio Cesare durante la campagna gallica si legge di momenti in cui i soldati furono costretti a mangiare carne a causa della mancanza di grano. Cesare lo scrive con un tono quasi tragico, come se descrivesse una privazione estrema. Per un legionario la carne non era il premio, era il cibo della disperazione. Perché? La risposta risiede in una saggezza empirica che i medici romani avevano già intuito con secoli di anticipo. La carne fresca, in un accampamento di migliaia di uomini senza refrigerazione, è un veicolo di parassiti e tossine. Il grano, invece, è stabile, facile da trasportare e garantisce quella resistenza muscolare di lunga durata che la sola proteina animale non può offrire. Quando nei film vedete i romani banchettare con cinghiali interi attorno a fuochi ruggenti, state guardando un falso storico. Quinto, quella stessa sera, stava probabilmente mordendo un pezzo di buccellatum, una galletta dura come la pietra, progettata per durare mesi, inzuppata in un liquido che è il vero segreto della sopravvivenza delle legioni. Un liquido che, se lo provaste oggi, probabilmente sputereste dopo il primo sorso, ma che era, in termini di efficacia biologica, la bevanda più avanzata dell'antichità. Quel liquido si chiamava posca. Era un miscuglio di acqua e aceto di vino di scarto, talvolta corretto con erbe aromatiche o un filo di miele per renderlo appena tollerabile.
Eppure la posca era una tecnologia, non una bevanda. L'acidità dell'aceto uccideva i batteri presenti nelle acque stagnanti dei fiumi, degli acquedotti da campo e dei pozzi contaminati, agendo come un potente disinfettante intestinale naturale. Mentre le tribù barbare bevevano birre fermentate che spesso portavano a dissenteria, o attingevano direttamente a fonti d'acqua infette che diffondevano febbri e infezioni gastrointestinali, il legionario romano beveva il suo cocktail acido e restava sano, idratato e operativo. Plutarco ci racconta che persino Catone il Vecchio, noto per la sua austerità quasi estrema, non beveva altro che acqua o posca durante le campagne militari. Era il livellatore sociale per eccellenza. Dal generale all'ultimo degli immunes, tutti bevevano lo stesso fiele, e quella uniformità non era un'umiliazione. Era un vantaggio tattico collettivo. Quinto lo sa bene. Mentre i suoi compagni finiscono la pulse del mattino, lui versa la sua razione di posca nella ciotola di legno e la mescola con i resti di galletta. Non è un pasto, è un protocollo di sopravvivenza. Ma la dieta del legionario non era solo una questione di sopravvivenza biologica individuale, era il cardine di un sistema logistico che non ha precedenti nella storia antica. Per nutrire un esercito di 300.000 uomini al suo apice, distribuiti dalla Britannia alla Mesopotamia, Roma dovette inventare il primo sistema di distribuzione alimentare su scala globale, l'annona militaris. Ogni volta che Quinto affondava il cucchiaio nella sua ciotola, stava consumando il prodotto finale di una catena che collegava i campi di grano dell'Egitto alle frontiere del Danubio, passando per porti, magazzini imperiali e carovane militari. Se il grano non arrivava, l'impero cadeva. Non metaforicamente, letteralmente. E il grano viaggiava sempre sotto forma di chicchi interi, mai come farina. La farina sarebbe marcita in poche settimane di trasporto. Questo dettaglio trasformava ogni soldato romano anche in un mugnaio e in un fornaio. L'uomo che doveva marciare 30 chilometri al giorno con 40 kg di equipaggiamento sulle spalle doveva anche trovare la forza, all'alba, di azionare quella macina. Accanto al grano, il secondo grande pilastro proteico era invisibile ai film e ignorato dalla maggior parte delle ricostruzioni storiche popolari: i legumi. Lenticchie, fave e ceci non erano contorni, erano la vera carne del soldato. Quando le analisi dei coproliti, i resti organici fossilizzati estratti dalle latrine dei forti romani, rivelano la dieta reale dei legionari, il verdetto è inappellabile. Proteine vegetali, fibre e carboidrati complessi costituivano il nucleo di ogni pasto. Il lardo, il lardum, veniva aggiunto non come alimento principale ma come concentrato di grassi animali, per resistere ai turni di guardia nelle notti invernali della Germania e della Caledonia. Ed è qui che Quinto si avvicina a qualcosa che i film non mostrano mai: l'odore. Un legionario romano non profumava di cuoio e battaglia, profumava di aglio e cipolla. E non era una questione di gusto, era una scelta medica. Vegezio sottolinea l'importanza di questi bulbi nella dieta militare. L'aglio, con le sue proprietà antibiotiche naturali, agiva come una protezione invisibile del sistema immunitario in un'epoca in cui un'infezione intestinale poteva sterminare più uomini di una falange macedone. Quinto puzzava, e proprio per questo sopravviveva. Ma c'era un'altra pratica nutrizionale ancora più profonda e ancora meno conosciuta. Durante le lunghe marce attraverso le foreste della Germania, le pianure della Siria o le colline della Gallia, i legionari non si limitavano a consumare le razioni ufficiali. Erano raccoglitori esperti e sistematici. Integravano la loro dieta con erbe selvatiche, ortiche, acetosa spontanea e frutti di bosco trovati lungo il percorso. Potremmo chiamarla il sangue della terra, quella corrente invisibile di vitamina C che scorreva dai margini della strada direttamente nella pulse serale di ogni soldato. Lo scorbuto, quella malattia che dal 400 in poi avrebbe decimato le grandi flotte europee di esplorazione, uccidendo marinai a decine di migliaia, era raramente documentato tra le legioni romane. Non perché i romani avessero compreso la chimica della vitamina C,
ma perché la loro disciplina nutrizionale, la loro abitudine consolidata a integrare le razioni con ciò che la terra offriva lungo la strada, li riforniva costantemente di quel composto che il corpo non produce da solo e senza il quale i tessuti collassano lentamente. L'acetosa selvatica, le ortiche, le bacche raccolte durante la marcia, era la somma di questi gesti quotidiani, invisibili, non eroici, mai filmati, a rendere le legioni biologicamente superiori a quasi tutti i loro nemici, perché c'erano ancora 3 elementi che completavano questa architettura nutrizionale, e uno di essi era così strano, così potente e così lontano dall'immagine che abbiamo dei romani, che i film non lo hanno mai mostrato nemmeno una volta. Ma arriviamo con ordine. Se il grano era il motore e la posca il lubrificante di questa immensa macchina bellica, l'olio d'oliva era il suo oro liquido. Non commettete l'errore di immaginare Quinto che usa l'olio solo per ungere i cardini dell'armatura o alimentare le lucerne nelle notti di guardia. L'olio d'oliva era una componente biochimica essenziale, una riserva densa di calorie, una fonte di acidi grassi che mantenevano il cuore saldo sotto lo sforzo e proteggevano le cellule dall'ossidazione nei climi estremi, dai deserti della Siria, dove il caldo bruciava le riserve energetiche in poche ore, alle foreste ghiacciate della Caledonia, dove il freddo consumava il fisico con una velocità impressionante. L'olio era la costante che permetteva al corpo di resistere. Plinio il Vecchio ricorda quanto i romani fossero ossessionati dalla qualità dell'olio, distinguendo scrupolosamente tra quello di prima spremitura destinato agli ufficiali e quello più grezzo per la truppa, ma anche l'olio più umile garantiva a Quinto ciò che nessun altro esercito antico poteva permettersi con la stessa sistematicità. C'era però un ingrediente che, pur presente in quantità minime, reggeva l'intera struttura logistica dall'interno. Senza di esso l'olio d'oliva sarebbe rimasto inutile, senza di esso il lardum marciva in giorni, senza di esso non esisteva conservazione, e senza conservazione non esisteva la possibilità di nutrire un'armata in movimento per mesi, lontana da ogni mercato e da ogni porto. Quell'elemento era il sale. Senza sale, il corpo umano sotto sforzo estremo collassa. I muscoli si contraggono senza controllo. La mente si annebbia. Ma il sale non agiva solo sul fisico del soldato, agiva sull'intera architettura logistica dell'esercito. Il sale era l'infrastruttura invisibile di tutta la dieta militare romana. La sua distribuzione era controllata con una precisione che non lasciava spazio all'improvvisazione, perché una legione senza sale non marcisce nelle battaglie, marcisce nei magazzini. Prima ancora di partire, ogni anfora di lardum salato, ogni razione di pesce secco, ogni riserva di buccellatum che reggeva mesi di marcia, tutto dipendeva da quel minerale bianco, pesato con cura quasi farmaceutica in ogni castrum dell'impero. E adesso arriviamo all'ultimo segreto, quello che i colossal di Hollywood non hanno mai mostrato nemmeno per un secondo, quello che, se lo sentiste descrivere senza sapere di cosa si tratta, probabilmente rifiutereste di credere che fosse cibo. Se potessimo camminare tra le tende di un accampamento romano, saremmo travolti da un odore pungente, quasi insopportabile per un naso moderno, peggio dell'aglio, peggio del sudore. Qualcosa di fermentato, acido, animale. Quinto lo versa sulla sua pulse ogni sera, con la stessa naturalezza con cui noi aggiungiamo sale a tavola. Si chiamava garum. Era una salsa di pesce fermentato, interiora di pesce lasciate maturare per settimane al sole, compresse sotto il loro stesso peso, filtrate fino a diventare un liquido denso e scuro. Un miscuglio che nessun ospite moderno accetterebbe a tavola. Eppure il garum era qualcosa di molto più sofisticato di un condimento. Era un concentrato naturale di amminoacidi essenziali, glutammato e sali minerali che accelerava il recupero muscolare dopo la battaglia e reintegrava istantaneamente i minerali persi con il sudore durante le marce. Era l'integratore sportivo dell'antichità, prodotto su scala industriale in fabbriche costiere, distribuito in anfore bollate in tutto l'impero, dalla Ispania alla Siria. Senza il garum, la dieta romana sarebbe stata non solo insipida,
ma biologicamente incompleta. Quinto lo sa. Ogni sera, dopo la marcia, versa qualche goccia sulla sua pulse e sente il corpo rispondere. Non è lusso, è matematica nutrizionale. Ma questa perfezione non era destinata a durare per sempre. E la storia di come è finita è forse la più inquietante dell'intero video. Con l'avanzare dei secoli, la rigorosa disciplina del frumentum iniziò a sgretolarsi dall'interno. Le rotte commerciali divennero insicure. Le province che nutrivano Roma iniziarono a ribellarsi. La nona militaris cominciò a mostrare crepe strutturali. La corruzione dei funzionari portò alla distribuzione di cereali ammuffiti o adulterati. La carne, un tempo segno di carestia, divenne più frequente non per scelta ma perché il sistema logistico era al collasso. Alcuni storici sostengono che questa degradazione nutrizionale abbia preceduto, e forse accelerato, il declino militare dell'impero. Un soldato meno resistente, più vulnerabile alle epidemie, meno capace di sostenere le fatiche che avevano reso leggendari i veterani di Cesare e Traiano. Non è un'ipotesi romantica, è una conseguenza materiale. Le mura di Roma non hanno ceduto solo sotto il peso dei barbari. Hanno ceduto anche perché chi le difendeva non riceveva più il carburante necessario per sostenerle. Quinto finisce di mangiare la sua ciotola. Pulisce il bordo di legno con un pezzo di bucellatum ammorbidito nella posca. Si sente pesante, ma non stanco. La sua energia è stabile. La sua mente è lucida. Non ha bisogno dell'adrenalina di un banchetto di carne per combattere. La sua forza risiede nella costanza di quei chicchi di grano macinati all'alba, nella protezione acida della sua bevanda, nel sale che tiene in piedi le sue riserve, nelle erbe raccolte lungo la strada e nelle poche gocce di garum che chiudono ogni giorno come un sigillo biochimico. Quando il corno risuona, Quinto si alza. La prossima volta che guardate un film di Hollywood e vedete un soldato romano banchettare con un cinghiale intero, ricordate Quinto. Ricordate la mola di pietra. Ricordate l'odore acre dell'aglio e delle ortiche raccolte a bordo sentiero. Ricordate la disciplina ferrea di una dieta che ha sottomesso 3 continenti, non con l'eccesso, ma con un rigore nutrizionale che rasenta la perfezione scientifica. La vera guerra di Roma non si vinceva con la spada, si vinceva con il metabolismo. Scendete nei commenti e diteci: sareste stati capaci di sopravvivere con la dieta di Quinto? O la durezza del bucellatum vi avrebbe spezzato prima ancora di scendere in campo? La storia non aspetta chi resta indietro.